Benvenuti in questo nuovo video. In questo video andiamo a vedere un'applicazione che è stata rilasciata con gli ultimi sistemi operativi iOS e iPadOS 26 che si chiama Playground. È un'applicazione che permette di generare immagini utilizzando ovviamente Apple Intelligence. Molto simpatica, molto carina, andiamola a vedere subito. Prima di iniziare, Playground, vedete, è praticamente, possiamo chiamarla suite, per imparare a programmare nel linguaggio questo qua, Swift della Apple, ma anche quello che si occupa della generazione di immagini con l'intelligenza artificiale di Apple. Quindi ovviamente questo che vi faccio vedere funzionerà solo su dispositivi che ospitano Apple Intelligence, e quindi si parla dall'iPhone 15 in su, adesso non mi ricordo. Comunque fortunatamente il mio e infatti vabbè, poi ovviamente all'interno di iPadOS 26 o iOS 26 non è disponibile per la versione 18. Fortunatamente il mio M1 supporta Apple Intelligence, quindi va bene così. E l'applicazione è questa. Cosa serve questa applicazione? Eccoli, come vedete serve a diciamo generare immagini. Molto carino, molto simpatico. Poi bisogna prenderci un po' la mano, bisogna sperimentare, come si dice sempre, quindi è una cosa molto simpatica e secondo me può avere il suo perché, ok? Per generare delle immagini e anche degli emoji, ok? Particolari. Iniziamo dalla schermata. Innanzitutto qua sotto si può ovviamente andare a generare una immagine nuova, ok? Oppure iniziare a modificare una di queste se vogliamo. Quindi se io cliccassi su un'immagine qualsiasi, cosa abbiamo? Ecco, infatti questo è il mio amico Luca che gli ho fatto questa caricaturina. Cosa abbiamo? Abbiamo la possibilità di dare feedback alla Apple, quindi voglio dire si può andare a dire quello che non funziona, quello che funziona e quello che praticamente non ci va. Ok, cliccandoci sopra, aspettando un attimo, si aprono tutte le domande frequenti, ecco tutti i problemi più frequenti riscontrati con questa applicazione. Qua si può cancellare ovviamente, qua si può modificare e qui si condivide. Ecco, la condivisione che apparirà adesso ovviamente è diversa da iOS, iOS e iPadOS 18 perché è cambiato tutto. Io sono ancora alla beta 2 perché non riesco a installare la beta 3, però non ci preoccupiamo. Quindi qua anche di nuovo il tasto per andare a generare un'immagine nuova e qua il tasto per andare ovviamente a modificare questa immagine. Ci clicchiamo sopra e come vedete si apre ovviamente l'immagine stessa, ok, che è generata ho generato in precedenza, e cliccandoci sopra abbiamo tutti i parametri che io ho messo ha inserito in questa immagine. Ecco, una cosa che vi andiamo subito a vedere qui ovviamente sono i motori che possiamo utilizzare, tra cui ChatGPT, che non è limitato, cioè non è illimitato ma è limitata come ovviamente come possibilità di sviluppare immagini, oppure abbiamo queste qua. Ecco, ChatGPT ha anche la cosa di avere ovviamente degli stili, quindi come ci clicchiamo sopra parte la generazione. Ecco, teniamocelo buono per dopo perché non so se già ho finito il mio tempo a disposizione per fare immagini, non ne ho fatti oggi, quindi speriamo. Ecco, qua viene rigenerato ovviamente l'immagine perché ho cambiato stile, ok, di disegno. Qua sotto abbiamo un sacco di cose, ma le vedremo adesso ovviamente andando a fare un'immagine nuova. Ecco, qui abbiamo il tasto di condivisione, ok, possiamo andare a condividere. Se torniamo indietro l'immagine non viene salvata, ok, abbiamo l'immagine che ovviamente è, eccola qua, quella di prima. Oppure vi faccio vedere adesso, se io vado qua di nuovo, vado a cambiare di nuovo stile e vado su fine. Una volta che ha generato l'immagine, ovviamente devo aspettare questo, vado su fine, vedete mi dice se voglio salvare l'immagine oppure farne un'altra oppure annullare. Io dico voglio farne un'altra e a questo punto di nuovo qua, ok, vedete ho due immagini diverse della stessa persona, ok, quindi posso fare anche questo. Molto realistico, molto bello, molto carino. Poi ci possiamo aggiungere gli elementi che vogliamo, quindi andiamo a fare un'immagine nuova.
Quindi per generare un'immagine o andiamo qua o andiamo nella X indietro e praticamente siamo nella pagina principale e abbiamo ovviamente la stessa cosa. Ecco, non vi ho fatto vedere, appare qua giù, vedete il pollice su, pollice in giù, per vedere, per segnalare se vi è piaciuta questa immagine o meno. Ok, non ci resta che andare a cliccare qua sopra per generare un'immagine nuova. Ecco, vedete cosa dice? Dice se vogliamo inserire un prompt oppure possiamo iniziare da un'altra cosa. Da cosa possiamo iniziare? Possiamo iniziare andando qua, ok, a caricare un volto. Io, vedete, ho già caricato tanti volti dei miei amici. Se vuoi andarne a prendere uno, allora questo innanzitutto genera un volto casuale, quindi ci pensa, ok, Apple Intelligence a tirare fuori una faccia, ok, vedete che adesso arriva, ok. Se invece andate su una di queste, ovviamente la faccia l'avete scelta voi, ma non è solo questo, ok. Se ci clicco di nuovo sopra, ovviamente posso andare andare a caricare un'altra foto, quindi vado qua e posso andare a caricare un'altra foto, ok, qualsiasi foto, ok, che io ho qua, qui. Poi sì, cambiare foto, però posso andare anche nel rullino. No, queste sono tutte le facce che io ho praticamente disponibili, ok, nelle mie galleria, ok, sono tutte le mie facce, vedete, sono tutte le mie praticamente espressioni che posso avere. Guardate che roba, ok, ok, prendiamo un po' questa qua, facciamo, sono in due però qua, come si comporterà in due? Non lo so, sperimentiamo. E qui abbiamo la possibilità di andare a scegliere lo stile. Ma non solo, non solo. Adesso aspettiamo che appaia perché la linea qua è un po' lenta, sono in mobile, vedete, eccoci qua, come qua. Qui dentro invece possiamo andare a aggiungere delle cose molto simpatiche, molto simpatiche. Si parla della conciatura, quindi posso andare a dirgli anche che voglio, non so, capelli più corti, capelli ricci, quello che più mi aggrada. Ok, allora ce l'ho già corti, quindi no. Allora andiamo un po' a vedere cosa posso mettere. Allora trecce no. Lasciamo perdere. Ondulati, ok, e lui va a rigenerare, ok, tutto. Ma non solo, non solo, qua sotto abbiamo altri parametri. Partiamo dalla barba, occhiali, oppure possiamo andare a mettere qui quello che vogliamo, ok, aggiungere dei dettagli. Quindi vediamo se vado a mettere, non so, cappello, vediamo cosa combina. Non ho messo il cappello, si vede che non sono cose che lui. Cappello, sì. Non ha messo il cappello. Ah no, eccolo qua, il cappello l'ho messo qua. Ok, quindi vedete, ok, possiamo fare tante cose. Quindi quando abbiamo scelto il nostro stile, abbiamo modificato tutto, possiamo andare a cliccare sulla spunta per importarlo, ok, diciamo, nel layout principale. A questo punto, vedete, c'è la mia faccia lì, ok? C'è la mia faccia, quindi apparirà qua dentro, ed eccomi qua. Ok, andiamo qua dentro. Ora andiamo ad aggiungere qualche elemento. Ecco, vedete che bel cappello, cos'è? Un disco volante in testa, vabbè, comunque. Ok, anche qua abbiamo i feedback da poter fare. Qua abbiamo tutte le immagini che lui ha generato per me. Qui dentro abbiamo anche la possibilità di andare a condividere a questo punto quello che ho fatto in questo momento, ok? Abbiamo copia, condividi, ok, quindi e salva l'immagine, quindi possiamo andare a fare questa operazione direttamente qui. Poi cosa posso fare? Innanzitutto vedete qua ci sono suggerimenti, quindi suggerimenti sono quelli che forse io ho già fatto in precedenza. Vedete, posso mettere che faccio una risata, ok, posso mettere, non so, che sono nello spazio. Se andiamo a mostra di più, vengono fuori ovviamente tutti gli altri suggerimenti e si parte dai temi. Ok, questi sono i temi, quindi posso aggiungere un tema. Ecco, mettiamo il tema dell'estate, poi andiamo avanti ancora. Qui ci sono le espressioni, quindi posso andare a mettere una bella risata.
Andiamo avanti e qua abbiamo i costumi, quindi posso andarmi a costumarmi, vestirmi come posso, come voglio più o meno. Pirata, vediamo un po', vampiri no. Allora, cosa possiamo mettere di bello? Scienza, c'è anche il cuoco, direi che è la cosa migliore. Robotica. Vediamo robotica. Ok, andiamo avanti. Cosa c'è ancora? Ci sono gli accessori. Ok, posso mettere il basco, posso mettere un farfallino. Vediamo un pochino il casco, vediamo un pochino cosa posso mettere. La sciarpa no perché, e occhiali da sole. Ok, andiamo avanti. E abbiamo i luoghi. Ok, luoghi. Io metto l'estate, quindi se ci fosse una spiaggetta, uno ci mette una spiaggia. Parco, va bene. Ok, ho messo tutti questi elementi, vedete, lui sta generando ovviamente l'immagine, quindi oltre a poter mettere un prompt qua sotto, possiamo andare anche a generare l'immagine con tutto dietro. Guardate un po' che bello. Adesso poi facciamo un'altra cosa che mi è riuscita l'altra volta. Vado a mettere qua il prompt e ci scrivo questo. Figura intera. Ok? Vediamo un po' se mi allontana, ok? E vi fa figura intera. Oppure ci sono troppe cose, quindi non lo può fare. No, non lo può fare. Aspettate, allora, se vado qua, vedete, posso modificare il prompt. Allora ci mettiamo, ok, persona a figura intera. Vediamo se... No, ah no, aspetta, sì, ho dato 2 volte, ma non ho ancora preso. Vediamo. Bisogna sperimentare, perché è riuscito l'altra volta, poi vabbè, ve lo faccio vedere, infatti avete visto nella galleria che c'è la mia amica Federica vestita da artista che è a figura intera, quindi ci sono riuscito. Ah, l'ha cancellato proprio. Comunque, lasciamo stare così il mondo com'è, lasciamo generare questo, poi lo facciamo dopo l'esperimento. Vi faccio vedere invece ChatGPT, ok? Se io vado qua adesso, vediamo cosa intanto dice qua. Allora, le foto ok, va bene, condivisa. Vabbè, condividiamo, cosa vuoi fare? E qui possiamo scegliere questi tipi di stili, ok? Possiamo scegliere qualsiasi, vabbè, lo decide lui. Pittura a olio, acquarello, abbiamo stampa, che non so cosa sia, cioè non so cosa sia, non so cosa, vettore. Facciamo vettore. Ok, vedete che lui genera automaticamente subito, ok, le immagini, quindi vi ripeto, non è illimitato, ok? Dopo un po' smette di funzionare, dice che proprio che avete raggiunto il limite massimo, ma l'altra volta quando ho provato, forse ne avevo fatte un po' durante il giorno, ma poi alla fine diciamo che il limite massimo è arrivato abbastanza in fretta. Ecco qua, guardate, guardate un po' cosa ha combinato, vedete? Quindi possiamo fare tutte queste cose qua. Adesso io la salverei, così vi faccio vedere che faccio così e salva automaticamente, faccio di nuovo così. Ok, guardate, quasi carino, carino. Ora partiamo da un'immagine invece da una persona e vi farò vedere che non si possono mischiare persone con immagini prese dalla galleria, che qua sotto vedete pulsante galleria o scatta foto. Ecco, vado a prendere un'immagine qualsiasi, prenderò se riesco a capire dov'è. Allora qua c'è tutto, ok, andiamo a prendere allora mi confondo sempre con tutta questa galleria, ragazzi, non si capisce mai niente. Allora ecco qua la stazione Brignole di Genova, è questa qua, ok? Quindi vedete lui rigenera praticamente questa immagine dandogli un'altra veste, ovviamente non è la stessa che io ho fotografato, ok? Più o meno è la stessa, e posso aggiungere degli elementi anche qua. Io vado avanti nei luoghi e vediamo se succede qualcosa. Se metto foresta, che succede? Ok, cosa combina aggiungendogli un luogo foresta? Ok, ha messo la
nella foresta. Ecco, vi faccio vedere adesso che se io vado qua e vado ad aggiungere la mia persona, ok, vedete che sparisce il monumenton, quindi non si possono mettere monumenti. Ma se io andassi a fare il furbo, dico vabbè, t'ho fregato, faccio così e dico lo metto il monumento, lo metto adesso che tu non mi vedi, e vado qua e prendo qualsiasi foto, metto questa qua, vedete che la persona sparisce, ok, la persona sparisce come per incanto, ok, quindi è sparita la persona, non c'è più. Adesso però l'esperimento che voglio fare è questo: andare qua, vediamo se qui faccio così, ritratti, vediamo un po' se metto una persona adesso che succede. Ok, sempre io lo faccio da imbecille, ecco, vediamo che succede. Vedete? La stessa cosa, praticamente toglie diciamo il monumento. Vabbè, ce ne faremo una ragione, non c'è problema. Rimettiamoci il monumento perché ovviamente voglio farvi vedere perché voglio rimettere, mettiamo qualsiasi cosa, perché potrei anche scrivere un prompt sotto, quindi potrei anche andarci a scrivere qualcosa, oppure invece di scrivere vado a mettere una situazione tipo, non so, spazio, per dire, andiamoci a mettere qualcosa, cosa ci posso mettere, vediamo un po', stadio no. Allora, a temi, devo andare su temi. Io temo, temi. Ok, vediamo un po' qualcosa c'è. Ecco, discoteca, no. Discoteca direi di no. Andiamo su temi e mettiamo lo spazio, se lo riesco a trovare. Allora, lo spazio. Accessori. Ah, luoghi, è nei luoghi lo spazio, non è... Ok, allora spazio, vedete che adesso cambia, praticamente mette foresta e spazio tutto insieme, quindi mette tutte e due cose insieme, quindi vedete, ok, spazio poco, però diciamo c'è, diciamo c'è. Ecco, la cosa che vi voglio far vedere ancora è questa, ultima cosa: per cancellare una di queste aggiunte basta andare sulla giunta stessa, vedete, non sul meno, quindi state attenti che vi sbagliate e poi non si può tornare indietro, non c'è un undo, penso. E quindi diciamo che la cosa è carina, dai, anche partendo da un'immagine è carina, poi ovviamente potete divertirvi col prompt, aggiungere altre cose. E anche qua ovviamente potete andare a farlo con ChatGPT, possiamo provarci, gli diamo qualcos'altro da poter provare e vediamo cosa genera. Ecco, non è un mostro di velocità, però diciamo che ChatGPT sicuramente ha una marcia in più, ok? Quindi come cosa. Ecco, anche questa la possiamo salvare, facciamo così. Ok, salva. E guardate, è bella, molto ben fatta. Come dicevo prima, adesso proveremo a dare un senso di azione ai nostri personaggi che abbiamo creato con Playground. Prendiamo un personaggio già che abbiamo creato, oppure ne possiamo creare un altro, qualsiasi, e lo andiamo a modificare. A questo punto nel prompt dobbiamo scrivere questa frase. Ecco, non sempre la frase che si scrive è quella giusta, ok? Quindi cancelliamo eventuali prompt che abbiamo scritto, ok? E andiamo a scrivere qua sotto figura, personaggio figura intera. Ecco, vediamo se ci riesce questo, diciamo, questo esperimento, vediamo un po' cosa combina. Non sempre succede che lo faccia, perché si vede che ho scritto in un'altra maniera e vedete che non l'ha fatto, però aspettate, togliamo questo, ok, vediamo un po'. Ok, lo ridiamo, facciamo così, e lo ridiamo. Bisogna sperimentare, perché secondo me avete visto che praticamente lo ha fatto adesso. Oltre a mettere personaggi, diciamo,
in piedi così, possiamo anche ovviamente dargli una posizione, tipo non so, personaggio seduto, personaggio a cavallo. Allora, mettiamo così, facciamo così, personaggio a cavallo. Bisogna vedere se adesso lui lo metta a figura intera, però, ok? Se lo mette a figura intera, non ce l'ho dato, sì, ce l'ho dato. A figura intera, perché ogni tanto, cioè, lo fa da lontano. Adesso vedrete che forse, vedete, ok, vedete, il cavallo si intravede, non si intravede, ma non si intravede neanche, quindi facciamo così, riandiamo a riscrivere il prompt, ci riclicchiamo sopra qua e ci andiamo ad aggiungere figura intera. Ok, invio e vediamo. Ok, vedete? Quindi possiamo praticamente al nostro personaggio assegnare anche un'azione. Vabbè, cavallo non è che sta facendo niente, però diciamo che potremmo mettere anche al galoppo. Ecco, adesso se io vado ad aggiungere però un luogo, vediamo un po', luogo qualsiasi, montagna, mettiamoci. Ecco, vedete, ma niente paura, rifacciamo così, lo rifacciamo renderizzare nuovamente e dovrebbe a questo punto correggere l'errore. No, non ha corretto. Vabbè, niente, montagna non ce la possiamo mettere, però sembrava che andasse l'altra volta. Ci proviamo. Scriviamoci un'altra cosa. Allora, vediamo un pochettino. Ecco, personaggio in bici. Vediamo un po'. Anche qua adesso aggiungerò figura intera e dovrebbe farmelo in figura intera. Vediamo un po' se me lo fa in montagna. Ma sembrerebbe in bici, ma non lo so. Adesso mettiamo qua figura intera. Comunque bisogna sperimentare, ok? Bisogna sperimentare, poi memorizzarsi i vari prompt che poi serviranno in futuro, quindi ci sperimenta. Però vedete che poi ecco, vedete che l'ha messa, guardate un po' che bello. Okay. A questo punto facciamo così, salva, io voglio salvare sulla stessa immagine, quindi non farò salva sulla stessa. Ok, faccio fine, perché diciamo che il risultato è molto molto carino. Allora possiamo anche andare a creare un emoji, quindi possiamo andare sempre qui, andare qua e già, ok, andare qua e quindi già segnalare al nostro motore che vogliamo fare un emoji. Quindi andiamo qua, vedete, possiamo solamente caricare persone. A questo punto andiamo a prendere dunque la nostra amica Federica, che è sempre carina, è sempre disponibile a farsi mettere in questi progetti, poverina, e quindi ora possiamo andare qua e dare un senso al nostro emoji. Quindi possiamo andare a scegliere, intanto ci sono sempre suggerimenti, ok, possiamo andare a scegliere suggerimenti, oppure possiamo andare qua e quindi passiamo a avere tutti questi temi. Quindi ci mettiamo festa, direi, andiamo avanti e qua ci mettiamo no, piange uno, che cosa piange nella festa? E dunque altri emoji non ci sono, persone, sono solo queste. Secondo me si possono creare da chat, da diciamo da sotto, quindi si potrebbero creare da sotto. Ah, eccole qua, guarda, tutte le donnine, guarda, tutte le persone così col cappellino, no, mica viste? Col casco in testa, dai, mettiamoci questo. Ok, quindi questa è un emoji e vediamo cosa cambia, ok? Cosa cambia? Ok, questo è un emoji. Quando vado qua sotto, vedete, è uscito fuori questa voce qua, emoji. Come clicco, vedete, viene salvata nell'emoji. Ok, quindi viene salvata l'emoji e la troviamo nell'emoji, nella miriade di emoji che abbiamo. Peccato che non si può dare un nome. Guardate quante ne ha generate, quindi vedete che possiamo fare anche questo. Ecco, l'unica cosa, andiamo un po', sì, ecco, non la salva, l'emoji non la salva, quindi dovete farla in tempo reale, almeno io non la vedo, mi sembra che bisogna farla in tempo reale, poi quando uscite, arrivederci, grazie.
Avete visto quanto è carina, quanto è simpatica, si possono fare tanti belli esperimenti, quindi potete divertirvi e ovviamente, ve l'ho già detto, è disponibile solamente per dispositivi che supportano Apple Intelligence, punto e basta, quindi mettiamoci il cuore in pace. Però devo dire che è molto simpatica, si può sperimentare, si possono fare cose carine, avete visto emoji che io poi non ho più trovato, ovviamente perché sono ignorante in materia, però diciamo che tutto sommato mi è simpatica, quindi la userò per fare delle cose, vediamo un po'. Bene, non mi resta che ringraziarvi per aver visto questo video, ovviamente invitarvi a condividerlo con i vostri amici e in ultimo un ringraziamento particolare a tutti gli ultimi iscritti che sono arrivati e tutti ovviamente gli iscritti che sono già presenti nel canale, perché mi avete fatto crescere un sacco in quest'ultimo tempo, quindi continuate così. Iscrivetevi al canale, tanto gratuito per voi e non costa nulla, e a noi invece è una mano non indifferente. E con questo, se volete, anche sciacquare sulla campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo un grosso abbraccio, ci vediamo alla prossima.